Ciao a tutti, benvenuti su Stelle Turche Rivelate. Oggi vi porto un racconto che sta facendo vibrare tutta Istanbul, ma prima ricordatevi di iscrivervi e mettere un like, è il modo più semplice per aiutarmi a continuare a portarvi le storie più calde del momento. Quella che sembrava la solita serata elegante si è trasformata in qualcosa che nessuno si aspettava, con un singolo momento capace di cambiare l'atmosfera dell'intero evento. La notte di gala più attesa dell'anno, ospitata nel maestoso centro culturale Ataturk, è finita con un colpo di scena che ha lasciato tutti senza parole. Tra i flash e gli abiti scintillanti, con attori, registi e volti della moda seduti fianco a fianco, il protagonista indiscusso è diventato, senza ombra di dubbio, Gökberk YLDRM. È salito sul palco per ricevere un prestigioso riconoscimento e, davanti a una platea incantata, ha pronunciato una frase che ha spostato il centro della serata dal glamour al cuore. Gökberk è arrivato in un completo nero impeccabile, elegante, poco vistoso, ma con quella sobrietà che attira gli sguardi. Appariva composto, quasi sereno, eppure il suo volto tradiva un'emozione che cercava di tenere a bada. I giornalisti, abituati a cogliere i dettagli più piccoli, hanno capito subito che qualcosa in lui era diverso, un misto di calma e profondità, come se avesse trovato un equilibrio, ma stesse per raccontare qualcosa che bruciava dentro da tempo. Quando il suo nome è stato annunciato come miglior attore internazionale dell'anno, l'intera sala è esplosa in un applauso lungo e caloroso. Sembrava la naturale celebrazione del suo percorso, ma quello che è accaduto subito dopo ha superato qualsiasi previsione. Sul palco, con il premio tra le mani, Gökberk ha ringraziato i fan, la sua squadra, la famiglia, con una voce ferma e riconoscente. Poi, all'improvviso, il ritmo delle sue parole è cambiato. Ha fatto una pausa, ha abbassato lo sguardo per un istante, come a cercare il coraggio giusto dentro di sé, e ha detto: "E naturalmente voglio ringraziare qualcuno che è stato una parte molto importante della mia vita. Cemre." In quel preciso istante, la sala si è congelata. Si sentiva solo il click nervoso delle macchine fotografiche e il fruscio dei vestiti contro le sedute. Bastata una frase. Una sola, semplice, e tutto è diventato luce, attenzione, silenzio. Non c'erano effetti speciali, non c'era una musica d'accompagnamento, c'era la verità di un uomo che sceglieva di esporsi. Nel giro di pochi minuti, i video del suo discorso hanno iniziato a correre sui telefoni degli invitati, poi sulle bacheche, e quindi ovunque. I social sono esplosi, milioni di visualizzazioni, commenti da ogni angolo del mondo, e 2 hashtag che hanno macinato posizioni fino a dominare le tendenze globali. Cancelletto Gökberk parla di Cemre e cancelletto Cemre è importante per me. Quello che ha colpito tutti è che Gökberk non ha aggiunto altro. Non ha spiegato se parlava di una storia d'amore, di un'amicizia profonda o di gratitudine. Nessuna definizione. Ma bastava osservare il modo in cui la sua voce si era incrinata, quell'intensità negli occhi che non si inventa, per capire che c'era molto più di un ringraziamento formale. Per molti, quello è stato un vero e proprio atto di confessione, la prova, limpida, che Cemre Arda occupa ancora un posto speciale nel suo cuore. Le telecamere si sono girate all'istante verso di lei, seduta tra il pubblico con un abito argento che catturava ogni luce. Cemre non ha detto nulla, ma la sua espressione parlava, sorpresa, commozione, e quel sorriso trattenuto che si disegna quando non si vuole mostrare tutto, ma non si riesce a nascondere niente. I suoi occhi brillavano in un modo che soltanto chi conosce certi silenzi può comprendere. Sembrava che avesse afferrato, al volo, il senso pieno delle parole di Gökberk. La cerimonia è proseguita come poteva, tra interventi e performance, ma ormai la serata aveva una storia principale. Alla fine, tra i corridoi e le luci che si spegnevano, alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto Gökberk e Cemre scambiarsi un saluto discreto. Niente abbracci plateali, nessun dialogo lungo o teatrale. Un sorriso tiepido, un cenno con lo sguardo, 2 frasi a bassa voce. Tanto è bastato per far intuire a chi c'era che quel legame non è mai svanito. Forse si è trasformato, forse ha trovato nuove forme, ma è lì, profondo, tranquillo, rispettoso. Poche ore più tardi, sul profilo Instagram di Cemre è comparsa una storia. Alcune parole non si dimenticano mai. Nessuna foto, nessun tag, nessun nome accostato. Eppure il messaggio era talmente limpido da non aver bisogno di altro. In pochi minuti i fan hanno inondato la rete di commenti pieni di emozione.
C'era chi scriveva che il loro sentimento non si è mai spento, ha solo cambiato colore, e chi sosteneva che la sincerità di Gökberk fosse il momento più toccante dell'intero anno. I media hanno cercato analisi, interpretazioni, e alcuni psicologi invitati in trasmissioni e interviste hanno definito le parole di Gökberk un gesto adulto, quasi terapeutico. Non un tentativo di attirare i riflettori, ma un atto di chiarezza. Un modo per riconoscere il valore di una persona nella propria storia, un addio gentile o un saluto di riconoscenza, senza bisogno di titoli altisonanti. Hanno parlato di chiusure che non chiudono e aperture che non urlano, di coraggio emotivo e di rispetto. Intanto, la nostalgia si è fatta strada ovunque. Sui profili fan sono ricomparsi spezzoni della loro lavorazione sul set, vecchie interviste, momenti rubati dietro le quinte, e soprattutto scene della loro serie Fiori di sangue, che il pubblico ha sempre custodito come un simbolo della loro intesa sullo schermo. I video del discorso hanno superato i 15 milioni di visualizzazioni su TikTok in una sola giornata, accompagnati da musiche malinconiche, montaggi pieni di sguardi e quelle parole ripetute come un ritornello. Cemre è molto importante per me, e lo sarà sempre. Sotto, migliaia di utenti hanno sintetizzato il sentimento generale con una frase semplice: questa non è pubblicità, è sincerità. Per tutta la notte, mentre le luci del centro si spegnevano e l'eco dei gala si allontanava, Gökberk è apparso come un uomo in pace con il proprio passato. La sua figura, di solito impenetrabile, aveva lasciato intravedere uno spiraglio raro. Era come se avesse deciso di non fuggire più da certi ricordi e di non nasconderli dietro un sorriso di circostanza. Alcune persone entrano nella nostra vita e la segnano in modo che il tempo non possa cancellare. Meritano di essere nominate, ricordate, onorate. E ieri sera, davanti a tutti, lui lo ha fatto. C'è chi si domanda se questa possa essere la premessa di un riavvicinamento. Altri pensano che sia semplicemente il modo più elegante per mettere un punto ad una parentesi che ha dato molto a entrambi. La verità, probabilmente, vive in mezzo, nello spazio in cui due persone che si sono volute bene restano capaci di guardarsi negli occhi senza farsi male, consapevoli di ciò che è stato e grati per ciò che resta. Una stima indissolubile, un'affezione che non chiede palchi, ma che ieri sera ha trovato il suo momento, breve e potentissimo. Dietro le quinte, i più attenti raccontano che il clima era sospeso. Alcuni amici comuni hanno preferito mantenere il riserbo, altri hanno raccontato sottovoce di aver visto in Gökberk una calma nuova, quella di chi ha smesso di pesare ogni parola e ha scelto semplicemente la verità. In lei, dicono, c'era la lucentezza di una donna che non deve più dimostrare nulla, un piccolo sorriso, una postura attenta, la grazia di chi accetta i segni del tempo con tenerezza. E mentre le ore passavano, i post si moltiplicavano, le storie venivano condivise, i ricordi riprendevano forma. Il pubblico ama vedere i propri beniamini in abiti da sogno e luci abbaglianti, ma ama ancora di più scorgere, anche solo per un attimo, cosa accade quando cala il sipario. Non si trattava di costruire una narrazione perfetta, ma di lasciare affiorare un sentimento autentico, persino vulnerabile. Chi li segue da anni lo ha capito al volo. Questa serata resterà incisa non solo per il premio vinto, ma per quella scelta di parole così semplice e così carica. In un mondo che spesso confonde l'attenzione con l'affetto, il rumore con la verità, l'apparenza con il sentimento, Gökberk ha preso una strada diversa. Ha ricordato, con rispetto, la persona che ha condiviso con lui un tratto di viaggio importante. E Cemre, con la delicatezza che la contraddistingue, ha risposto senza una sola parola di troppo. Forse è proprio questo che ha reso il momento indimenticabile. L'assenza di clamore, la sobrietà dei gesti, la forza del non detto. È un linguaggio che non tutti sanno parlare, ma che tutti, quando lo vedono, riconoscono. E per questo la rete lo ha elevato a simbolo di qualcosa di raro. Non c'è bisogno di definire tutto. A volte basta dichiarare ciò che conta e lasciarlo vivere. Se siete arrivati fin qui, grazie per aver condiviso con me ogni attimo di questa storia. Continuate a seguire Stelle Turche Rivelate per non perdervi nessun aggiornamento. Mettete un like se questa narrazione vi ha emozionato e iscrivetevi al canale. Ci ritroviamo presto con nuovi retroscena, nuove verità e, chissà, forse con il capitolo successivo di una vicenda che ha ancora molto da dire.